Un saluto a tutti e benvenuti. Oggi ci tufferemo nel mondo dell'intelligenza artificiale per esplorare due veri e propri titani creati da Google, BERT e Palm. Vedremo cosa li rende così speciali, diversi e soprattutto così potenti. Diciamoci la verità, far sì che una macchina capisca davvero il nostro linguaggio, con tutti i suoi doppi sensi, le sue sfumature e la sua ironia, è sempre stata una sfida enorme. Per anni i sistemi erano, un po' goffi. Ma come siamo arrivati ad avere modelli che oggi dialogano quasi come una persona? La risposta passa proprio attraverso la storia dei due protagonisti di questa nostra analisi. Ok, ecco la nostra mappa per questo viaggio. Partiremo dalla rivoluzione del contesto introdotta da BERT. Poi vedremo il balzo in avanti fatto da Palm con la sua scala impressionante. Li metteremo faccia a faccia per capire bene le differenze. Definiremo i loro ruoli specifici e infine tireremo le somme sul loro impatto. Cominciamo subito. E allora, il nostro viaggio inizia nel 2018, l'anno di BERT. Ma cosa ha reso questo modello così rivoluzionario? Perché si dice che abbia letteralmente cambiato le regole del gioco nel campo del linguaggio naturale? Proviamo a immaginare di leggere un libro una parola alla volta, solo da sinistra a destra, senza mai poter tornare indietro per capire meglio una frase. Ecco, fino al 2018 la maggior parte delle intelligenze artificiali faceva più o meno così. E ovviamente si perdeva un sacco di significato per strada. Poi è arrivato BERT e, ha cambiato tutto. Il vero superpotere di BERT, la sua arma segreta, è la bidirezionalità. Invece di leggere in modo lineare, analizza l'intera frase tutta in una volta, guardando sia a destra che a sinistra di ogni parola. Pensiamo alla frase «La vecchia porta la sbarra». Un modello vecchio stile potrebbe andare in confusione. È un verbo? Un sostantivo? BERT, invece, analizzando tutto il contesto, capisce subito il senso. È questa visione d'insieme che gli permette di afferrare le sfumature. Ecco, questa citazione coglie il punto. BERT non si limita a guardare le parole chiave, va più in profondità, capisce le relazioni complesse tra le parole. Per esempio, una negazione, che prima era un ostacolo enorme. Con BERT, l'IA ha finalmente imparato la differenza tra «questo film mi è piaciuto» e «questo film non mi è piaciuto per niente». E non è una differenza da poco. E così BERT si è imposto come lo specialista assoluto della comprensione del testo. Un vero maestro del contesto, perfetto per compiti mirati. Ma cosa succede quando l'obiettivo non è solo capire a fondo un testo, ma anche creare, ragionare e farlo su una scala molto, ma molto più grande? E qui facciamo un salto temporale al 2022. Il mondo dell'IA sta correndo velocissimo e in questo scenario fa la sua comparsa Palm. Cosa lo rende così diverso da BERT e perché la parola chiave per capirlo è scala? Allora, partiamo da un numero. 540 miliardi. Questo è il numero di parametri di Palm. Possiamo pensarli un po' come le connessioni in un cervello. Più ce ne sono, più complesse sono le informazioni che il modello può assorbire e gestire. Per darvi un'idea, è come se avesse letto una biblioteca contenente milioni e milioni di libri. Una scala semplicemente enorme. Ma come fa un modello a gestire una tale mole di dati? La magia sta in un'architettura che si chiama Pathways. Immaginiamola come un sistema operativo super avanzato per l'IA. Permette a un unico, gigantesco modello di imparare a fare migliaia di cose diverse contemporaneamente. Non è più uno specialista, ma un incredibile tuttologo digitale. E cosa sa fare in pratica questo tuttologo? Le sue abilità sono davvero sbalorditive. Può risolvere problemi di logica, può spiegare il senso di una barzelletta complessa, può scrivere codice funzionante partendo da una semplice richiesta a parole e riesce persino a capire la differenza tra causa ed effetto in un testo. È un vero e proprio coltellino svizzero per compiti cognitivi complessi. Bene, adesso che abbiamo conosciuto i nostri due campioni, lo specialista del contesto, BERT, e il generalista su larga scala, Palm, è il momento di metterli uno di fronte all'altro. Specializzazione contro versatilità. Vediamo le differenze chiave. Guardate qui, in soli 4 anni, dal 2018 al 2022, l'evoluzione è stata pazzesca. Siamo passati da un'architettura focalizzata sulla comprensione profonda a una pensata per il multitasking e la versatilità. BERT e Palm non sono solo due modelli, ma rappresentano due fotografie di un progresso tecnologico che corre a una velocità incredibile. Mi piace pensare a BERT come a un microscopio. È perfetto per analizzare un testo in ogni minimo dettaglio, con una precisione quasi chirurgica. Palm, d'altro canto, è come un telescopio. Ci offre una visione di insieme vastissima, capace di collegare idee e concetti tra mondi completamente diversi. Due strumenti diversi, per scopi diversi, ma entrambi potentissimi.
Quindi, in parole povere, cosa significa questo nella pratica? Beh, se dobbiamo analizzare il parere dei clienti leggendo migliaia di recensioni, BERT è lo strumento perfetto per la sua precisione. Ma se vogliamo creare un assistente virtuale capace di parlare di fisica, scrivere una poesia e magari aiutarci a programmare, allora la scelta non può che essere Palm, con la sua ampiezza di conoscenze. A questo punto una domanda potrebbe sorgere spontanea. Se Palm è così potente e versatile, perché si usano ancora modelli come BERT? La risposta, ed è questo il bello, è che non sono in competizione, anzi, sono complementari e ricoprono ruoli molto importanti e distinti. Pensiamola così. BERT è il bisturi di un chirurgo, incredibilmente preciso per operazioni specifiche come l'analisi semantica di un documento. Palm, invece, è un'intera orchestra sinfonica, capace di comporre opere complesse e creative, mescolando insieme tanti strumenti cognitivi diversi. Servono entrambi, la precisione dello specialista e la potenza creativa del generalista. L'eredità che ci lascia BERT è un principio fondamentale, l'importanza del contesto. Dopo BERT è diventato impossibile pensare a un modello di linguaggio che ignori il fatto che il significato di una parola è determinato da tutte le altre parole che la circondano. Ha alzato l'asticella per tutti. Palm, dal canto suo, ci ha mostrato la strada per il futuro. Ci ha fatto vedere che, aumentando esponenzialmente la scala, cioè la dimensione del modello e la quantità di dati, emergono capacità nuove, quasi inaspettate. Ha aperto la porta a un'intelligenza artificiale più generale, un passo cruciale verso macchine che ragionano in modo più simile a noi. In conclusione, BERT e Palm non sono nemici, ma due capitoli fondamentali e complementari nella grande storia dell'intelligenza artificiale. Il primo ha insegnato alle macchine a capire in profondità, a leggere tra le righe. Il secondo ha insegnato loro a ragionare in ampiezza, a collegare mondi diversi. Insieme ci mostrano l'evoluzione straordinaria del nostro sogno di creare macchine che ci capiscano davvero. Grazie per averci seguito in questa analisi.